Ciao a tutti, mi presento innanzitutto, sono Max e faccio trading da circa 6 anni, 6 anni soprattutto su Gold e NAS. Ho iniziato facendo, diciamo, trading su Forex, però li ho abbandonati perché sono troppo manipolati e ho scoperto che non è un mondo che mi piace e quindi piano piano mi sono focalizzato soprattutto su questi due titoli perché non voglio distrazioni extra e voglio essere focalizzato soprattutto su cercare di capire al meglio questi due titoli che credo che sono quelli che poi alla fine hanno movimenti di prezzi istituzionali veramente potenti e possono darmi grandi soddisfazioni. Ovviamente va fatto tutto con cognizione di causa. Ehm, il trading non è la mia prima entrata, non è la mia prima entrata o la mia fonte di reddito, ovviamente, ehm, perché io sono, diciamo, lavoro per una grossa azienda IT, di Information Technology. Ovviamente ho iniziato come sviluppatore, poi nel corso degli anni, ovviamente, diciamo, il mio grado è un po' cresciuto, adesso faccio tutt'altro, mi occupo anche della sicurezza, cyber security e roba del genere. Comunque è una passione che mi ha portato ovviamente a stare a stretto contatto, diciamo, col mondo dell'informatica, computer, forum, il mondo nerd, classico mondo nerd, come lo volete, come insomma è riconosciuto oggi. Questo mondo nerd m'ha portato ad iniziare ad avvicinarmi al mondo del trading con le opzioni, iniziato con le opzioni binarie per poi passare ai Forex e oggi ai Futures, che sono, diciamo, quello sul quale mi focalizzo tutti i giorni da circa 2 anni a questa parte, Futures soprattutto. Ovviamente essendo uno sviluppatore, nato come sviluppatore, ho creato Training My Lab, che è la piattaforma che utilizzo tutti i giorni perché avevo bisogno di un posto dove poter avere tutte le informazioni per me importanti e necessarie per poter evolvere, per poter crescere, per poter monitorare i miei errori e, e poter ovviamente cercare di trovare una strategia che potesse adeguarsi al mio stile di vita e alla mia psicologia. La psicologia è la cosa più importante che ho scoperto in questo tempo nel trading. Potete avere la strategia migliore del mondo, ma se avete un mindset negativo e sbagliato e non lavorate su di voi, non andrete da nessuna parte. Psicologia è il punto focale del trading. Come vi approcciate al mercato, le aspettative che avete, che devono essere aspettative ovviamente congruenti, abbandonate tutte le stronzate che leggete sui social, Instagram, tutte quelle fuffate, idiozie che leggete. Il trading è un lavoro vero e proprio e va fatto con cognizione di causa e coscienza, non diventate ricchi dall'oggi al domani, non esiste questa cosa, non esiste. È un processo lento e disciplinare soprattutto. Quindi, al volo ho creato questa piattaforma perché ho messo tutti gli strumenti, soprattutto per analizzare il mio log emotivo, e come mi sento prima del trade, dopo il trade, l'execution plan che mi aspetto per la giornata. Devo rispettare assolutamente tutto quello che decido e analizzo. E solamente facendo così, avendo le analytics di cui ho bisogno e anche con l'utilizzo, soprattutto l'utilizzo dell'AI, che alla fine mi fa dei report veramente stupendi in base a tutte le mie statistiche e mi dà dei consigli su come posso migliorare e cambiare, ho deciso proprio di creare questa piattaforma perché ero stufo di avere 3-4 contratti, account su vari siti più o meno simili, quando ovviamente col lavoro che faccio me la potevo fare benissimo a costo zero, scusate, e soprattutto mettere tutte le informazioni di cui avevo bisogno. Comunque, bando alle ciance, torniamo al Weekly Outlook. Questo era un cappello introduttivo, ci tenevo insomma a presentarmi al volo. Eh, Questa è la settimana del CP.
CP Week, ma perché? Ah sì, CP Week, una settimana importante perché fondamentalmente ci sarà l'inflazione agli USA, sarà il dato macroeconomico più importante della settimana, e quindi la disinflazione del core continua, soprattutto col petrolio che sta sopra ai $95, mi pare. E l'evento chiave, quindi, che monitorerò per questa settimana è martedì 12 maggio 14:30 CP. È atteso un tasso del 3,4%. E ovviamente se avremo un outcome maggiore del 3,4%, mi aspetto un dollaro forte che di conseguenza potrebbe spingere il Nasdaq verso valori più bassi e anche il gold nel breve termine. Poi vediamo perché nel breve termine, soprattutto legato anche al COT report che ho visto prima, dove ci sono stati moltissimi contratti chiusi short, il che potrebbe indicare un consolidamento o comunque un gold più bullish in generale sull'istituzionale. Mentre se avremo un tasso sotto il 3,4%, ovviamente l'USD, il dollaro sarebbe più debole e potrebbe spingere gli indici azionari su, quindi festeggerebbero, e anche il gold in questo caso. Ovviamente ci troviamo purtroppo, nel senso purtroppo, un conflitto in Iran non è che ci dà un headline veramente preciso, perché potrebbero cambiare le carte in tavola da un momento all'altro. L'altro giorno che monitorerò è giovedì, perché giovedì ci saranno gli US Retail Sales, è atteso uno 0,6%. Gli US Retail Sales praticamente ci dicono com'è l'economia del consumatore medio americano. Quindi se è sopra 0,6% vuol dire che il consumatore ha i soldi in tasca e il dollaro diventerebbe forte e quindi il consumer sarebbe forte e la Fed potrebbe spingere o comunque consolidare. Mentre se avremo un outcome minore dello 0,6% aspettato, il dollaro sarebbe debole perché c'è un fear, una paura recessive, e quindi la Fed potrebbe essere dovish. Detto questo, passiamo ad analizzare i grafici e vedere che informazioni ci possono dare, diciamo, per la settimana. Ok, questo è il chart del Gold Daily. E scusate se c'è pubblicità, ma non uso più ormai TradingView da tanto tempo, uso altre piattaforme, però questa per facilità di utilizzo va benissimo così. Allora, quello che io faccio di solito è mi segno sempre diciamo, delle macro aree sul daily dove il gold potrebbe reagire, quindi supporti e resistenze, perché ho notato che il gold tende molto spesso ad andare a ritestare dei punti chiave e reagire pesantemente. Quindi cosa faccio? Evidenzio delle zone, come vedete questa è una zona dove il prezzo è arrivato e ha reagito. Abbiamo poi rotto la zona, ritestato e ha avuto questa push fortissima. Il flush down è andato a ritestare esattamente questa zona, abbiamo avuto di nuovo da questa zona un'altra push. Abbiamo provato a rompere con questo wick down, ma abbiamo poi reagito, quindi non c'è stato un order flow continuativo. E come vedete poi siamo riandati intorno al 4 maggio a ritestare proprio questo livello di prezzo, dove poi gli institutional hanno fatto questo push up. Quindi questa è la mia zona di supporto e questa qui è la mia zona di resistenza. Perché è una zona di resistenza al momento? Perché è una zona dove il prezzo abbiamo rotto con grandi volumi, abbiamo ritestato e da questo livello di prezzo abbiamo rispinto il gold verso valori più bassi. Quindi diciamo che il nostro dealing range è il livello più o meno 4,9 e 4,5. Ci troviamo in una sorta di range, ovviamente sul daily. Ehm, cosa, cosa è successo? Abbiamo creato tra giovedì e venerdì questo daily FVG,
come vedete qua, che è stato ritestato venerdì. Quindi così ad occhio, prima di, diciamo, per la settimana, quello che posso vedere è che abbiamo avuto degli institutional che hanno spinto fortemente il prezzo. Abbiamo avuto un MSS qui sul grafico daily, abbiamo ritestato esattamente questo livello, mi aspetto una possibile continuation long. Queste sono le aspettative, quindi questo è il mio primo punto di liquidità che monitorerò, liquidity, ehm, per poi eventualmente poter proseguire e arrivare magari ai livelli di 4,9. Ora poi entreremo sul chart magari a 4 ore e a un'ora per vedere se ci sono dei livelli diciamo di intermezzo. Non sposerò la teoria, questa è una previsione ovviamente di quello che mi aspetto. Andrò col mercato, se il mercato mi dà informazioni bearish ovviamente entrerò bearish, se me ne dà bullish entrerò bullish. Non è che adesso decido che questa è la mia liquidità e probabilmente questo prezzo e io sposo e cercherò solamente entry long. No. Quindi mi adatto spesso a quello che le informazioni che il mercato mi dà e se ci sono tutte le condizioni per la mia entry. Ora analizziamo il chart a 4 ore. Quindi abbiamo detto qua abbiamo questo daily FVG dal quale abbiamo reagito, abbiamo fatto un tap, sembra che stiamo reagendo, quindi mi aspetto questo come il nostro liquidity. Quello che posso vedere è su 4 ore e anche qui abbiamo una zona che potremmo marcare, ve la marco, come una zona di interesse che è intorno al 4,7, una zona dove come vedete il prezzo ha provato a rompere più volte e poi c'è riuscito, quindi è stato un supporto rotto con decisione, abbiamo ritestato e abbiamo fatto lo sweep di questo low che è lo sweep della settimana precedente, scriviamolo perché comunque veniamo da uno sweep weekly per poi reagire potentemente. Questi sono institutional, ragazzi, sono ordini institutional, quindi non sono retail. Vuol dire che da questi livelli di prezzi gli institutional hanno decisamente deciso di andare long, ovviamente in cerca di liquidità. Questa liquidità è stata presa e il prezzo ha continuato alto, è andato a prendere addirittura questi livelli di questi flat heights. Abbiamo rotto questo livello di resistenza che adesso è diventato probabilmente il nostro supporto bullish. Quindi abbiamo due aree che potrebbero indicarci un movimento, una continuazione long. Quindi abbiamo il daily FVG più questa zona di resistenza in precedenza che ora potrebbe essere diventata supporto. Quindi quello che mi aspetto io per la settimana, andiamo ad analizzare il 15, time frame 15 minuti, ok, abbiamo creato questo consolidamento durante Asia e Londra, durante venerdì. Qua c'è stato un bellissimo trade che avevo spottato anche venerdì proprio parlando con un ragazzo in chat. Perché? Il venerdì è un giorno storicamente di spike out bullish e bearish per il gold, senza un edge definito. Dopo l'NFP abbiamo avuto questo flush up che probabilmente, anzi senza probabilmente, è stato un false breakout del range. Oltretutto in questa zona c'era il POC del giorno precedente, abbiamo ritestato il POC per poi reagire. Io ho ipotizzato che come diciamo target il London Low, invece siamo andati diciamo, al New York Low e neanche l'abbiamo preso e poi il prezzo ha ritracciato. Quando il gold, da quello insomma dalle statistiche che io utilizzo e che uso, quando il gold va così vicino a dei livelli di prezzo è possibile che faccia delle pullback per poi andare a prendere, diciamo, questi livelli che ha sfiorato. Proprio per, diciamo, scare out i retail, no? Almeno questo è un mio edge statistico e quello che ho visto. Quindi
Come trade primario, soprattutto nella giornata di lunedì, quindi pre-CP, quello che mi aspetto è un possibile flush down per andare a prendere questi low qua sotto che abbiamo creato durante venerdì, toccare l'area, questa zona qua intorno ai 4,7 per poi evidentemente proseguire high e poi puntare diciamo alla liquidità alta, al nostro target, al mio target almeno della settimana. Non sposerò sicuramente questo questa idea. Ovviamente se dall'area di 4007 che io monitorerò avrò una reazione bullish, quindi vedrò che ci sono institutional che entrano a mercato da questo livello, ovviamente il mio edge potrebbe essere valido. Quindi se rientriamo magari sotto diciamo a questo livello di break, a questo low, con un FVG, una V o quello che volete secondo il mio livello, il mio model entry, ovviamente proietterò un possibile trade long verso ehm, verso questo liquidity hike con uno stop loss, poi è da vedere dove sono, comunque almeno mi deve dare almeno un 2R, se non ho 2R minimo come possibile outcome non entro neanche a mercato. Questo quindi è la mia idea primaria, quindi mi aspetto che lunedì possiamo scendere, accumulare ancora short e vediamo se ci sono altre zone. C'è un'altra zona importante qua, questo order block, come vedete, qua c'è questo order block che in cui gli institutional poi sono entrati e hanno spinto il prezzo in alto, è un order block da monitorare, anche se è la mia seconda opzione, perché già abbiamo il daily, abbiamo questo supporto qui, quindi se rompiamo sotto, ovviamente se rompiamo sotto il mio bias diventa immediatamente short verso quest'area. Quindi il secondo trade la seconda idea che potremmo avere è che andiamo short, rompiamo con una candela almeno un'ora, un'hour, mi aspetto sotto a questo low, pullback e io probabilmente se ci troviamo pre-CP, quindi durante la giornata di lunedì e martedì mattina, posso ipotizzare anche un entry short verso questo livello, se rompiamo con volumi il livello del 4,7. Quindi questa è la mia seconda idea per diciamo lunedì e martedì. E la mia idea primaria rimane comunque questa, che abbiamo una reazione dal 4,7 per poi poter proseguire long. Ovviamente se ci troviamo nello scenario B e ci troviamo verso quest'area nel CP e il CP è a favore del dollaro, quindi un CP dovish come abbiamo visto in precedenza, sotto al 4,6 a tasso atteso, potremmo ipotizzare un bellissimo trade da questa zona per riandare verso liquidità. Quindi questo è quello che mi aspetto. Trade primario long dal 4,7 e trade secondario short verso questo order block se è pre-CP, ovviamente. Se ci troviamo in un'area di mezzo prima del CP, ovviamente aspetterò il CP e non fremerò niente. Per esempio, se lunedì iniziamo a fare roba del genere, che rimane qua, sale, scende, non dà informazioni prima del CP, siamo fuori e aspettiamo l'outcome del CP e poi andremo con gli institutional. Ovviamente se gli institutional non ci daranno possibilità di entry durante il CP perché farà un flush talmente forte, rialzista o ribassista, quello che faccio di solito è flow with the market, andare sempre nella direzione degli institutional. Se gli institutional rientreranno long, fortemente long, aspettate una pullback forte circa nella zona di demand, quindi il 50% di pullback per poi continuare long. Non andare mai contro gli institutional, mai. Quindi queste sono le mie possibili, ecco, la mia visione settimanale sul gold.
Ora vediamo il Nasdaq. Prima di andare avanti, diciamo il Nasdaq sarà più veloce perché sul Nasdaq faccio molto Nasdaq, faccio molto scalping intraday, orb, breakout, e dipende dal range, dai volumi, 5, 15 o 30 minuti breakout, e più ovviamente VWAP, più il profile del RTH giorni precedenti. Ovviamente il giorno precedente è il mio punto di riferimento, il value area del giorno precedente è il mio punto di riferimento principale, e poi vado a scalare nei giorni precedenti e magari anche la settimana. Quindi come cerco di identificare un possibile diciamo trade del Nasdaq? Ipotizziamo che abbiamo il nostro profile del giorno precedente, un profile fatto in questo modo, dove abbiamo il nostro POC, che è il point of control, è il livello dove il maggior numero di volumi sono stati scambiati. Questo è il value high, il value low. Se durante, ovviamente questo è il diciamo il profile RTH. Io utilizzo soprattutto il profile delle regular trading hour, non quello di tutto il giorno, quindi dalle 9:30 ora italiana, 9:30. Quindi detto questo, mettiamo che apriamo, quindi il Nise Open apre sopra a questi livelli, apriamo qua, quello che mi aspetto è utilizzerò questi livelli come possibile supporto o resistenza. Quindi il primo livello che andrò a vedere è il value area high del giorno precedente, quindi mettiamo che apriamo, il Nise apre sopra. Quello che voglio e che cerco spesso è un pullback sul value area, o comunque in una zona intorno al value area del giorno precedente, per poi entrare long verso gli high formati durante Londra, per esempio, oppure il breakout del range high, quindi dell'orb, per poi continuare long. Ovviamente se dovessimo ritracciare nel POC, rompere il POC, già inizierei ad avere un bias più ribassista, magari andare a ritestare il value area low, e se continuiamo altri livelli che troviamo magari più in basso, che può essere il POC del giorno precedente, per esempio. Ok? Quindi questo è più o meno come io trado il Nasdaq. Quindi avere diciamo un bias a lungo termine non mi serve a granché. La strategia dell'orb è veramente pazzesca per me sul Nasdaq, quindi perché cambiarla? Ovviamente, come dicevo, mi regolo sui time frame 5, 15 o 30. 5 è veramente il bias iniziale proprio, lo uso pochissimo. 15 e 30 sono quelli che uso maggiormente. Ovviamente se abbiamo un orb di 50 punti sul Nasdaq nei primi 15 minuti, ovviamente utilizzerò il 15. Se invece è un po' più compresso, utilizzerò il range 30 minuti. Diciamo che il range 30 è quello più veritiero, che ti permette di filtrare i fails breakout che potrebbero avvenire durante i 15 minuti. Detto questo, passiamo al chart. Questo è il grafico del Nasdaq. Stavo vedendo anche il COT report, così per avere un'idea, anzi vediamolo subito, il COT report del Nasdaq. Quello che ho visto è che ci sono stati un'apertura di 4.220 contratti long e un'apertura anche di 677 contratti short. Comunque, come vedete, la differenza degli institutional sulla posizione long è molto molto maggiore rispetto a questa, anche se il net alla fine tra long e short praticamente è 1-1. Teniamo presente che sono dati del 5 maggio, usciti il venerdì, dati del martedì, quindi oggi, domani che sarà lunedì, sono dati più o meno già vecchi di una settimana, quindi è possibile, infatti come vedremo, che questa, diciamo, position long il 5 maggio quando è? Ecco, il 5 maggio
era questo giorno qua siamo sul time frame daily, 5 maggio, già guardate che movimento che è, questo è un 5%, movimento rialzista, 6%, 6% movimento rialzista, quindi è molto probabile che quei dati che vediamo sul COT report riferiti al 5 maggio siano stati già esaustivi, non lo so come si dice, sono ignorante, e durante già questi 4 giorni. Ovviamente non mi metterò bearish, quindi non andrò contro gli institutional, ma cercherò di vedere dei possibili livelli dove il Nasdaq può ritracciare e possibilmente magari continuare l'impulso rialzista. Se l'inflazione scende e quindi il CP scende, i consumer sono forti, mi aspetto che il Nasdaq continui a salire, probabilmente arriviamo sui 30, che è questo livello qua, 29,5 sicuro, e probabilmente 29,8 e 30. Se il CP e il giovedì consumer sono allineati. Quindi idealmente questo è quello che io mi aspetto, quindi magari un lunedì bearish per poi esplodere long durante tutta la settimana. Questo è il mio bias, macro bias. Poi ovviamente, come vi ho detto, io posso entrare short in questo pullback come long, dipende ovviamente da come apre il Nise giorno per giorno. Cerco di non farmi troppe idee e troppi a lungo termine, soprattutto sul Nasdaq, per il mio tipo di trading ovviamente. Qua, come vediamo, ho segnato già dei livelli dove il Nasdaq è tipo il gold, dei livelli di supporto che sono diventati resistenza o resistenze che sono diventati supporto, quindi c'è questo primo livello, questo secondo livello, e ora ho segnato anche l'ultimo livello che è stato, diciamo, il breakout dell'ultimo all time high, che si trova circa intorno ai 26,5. Quindi ovviamente sono dei livelli che io terrò in considerazione. Sul Nasdaq utilizzo moltissimo anche gli order block a time frame a 4 ore, quindi qua vedo questo order block abbastanza importante dove è partita, poi questa è una sell to buy, ok, quindi tutto questo order block, ci inseriamo anche questo HYG, che potrebbe essere un'area interessante per possibili continuation long. Se rompiamo questo order block, ovviamente il mio bias diventerebbe short, poi ovviamente farò framing con il profile del giorno precedente, magari della settimana precedente, per cercare e vedere dei livelli di supporto. Comunque queste due aree, l'area che va dai 28,780, ma io ci metterei anche dai 28,9 ai 28,5, è un'area molto interessante, e magari possiamo vedere una pullback intorno a questi livelli per poi durante il CP e il fine della settimana continuare la nostra espansione. Questo dipenderà ovviamente dalla CP, dai dati che usciranno, non sposiamo questa teoria neanche qua. Vediamo un attimo ok, utilizziamo questo chart perché che è quello che utilizzo poi fondamentalmente. Qua abbiamo questo movimento rialzista molto forte. Ho inserito un profile che va dal minimo insomma in questo range, questo dealing range dai low ai massimi. Abbiamo una zona di interesse, una prima zona di interesse che potrebbe essere il value area low, che sta intorno ai 28,5, che è esattamente il valore di prezzo che si allinea anche con questo order block. Quindi è un'area abbastanza interessante per eventuale trending down, trade bearish verso quest'area. Che cosa possiamo vedere di altro? Questo è il chart 4 ore, vediamo il 15 minuti, che è quello che utilizzo poi fondamentalmente per il bias giornaliero. Il 15 minuti, allora, quello che posso vedere è che abbiamo creato un P-shape, un profile P-shape, dopo questa espansione da questo blocco di ordini
qua, intorno al 28,9, abbiamo creato sì P-Shape. P-Shape significa praticamente che la maggior parte degli ordini della giornata di venerdì, quindi dell'ultima giornata, sono stati tutti verso il limite alto. Abbiamo provato a rompere, abbiamo avuto una reazione, una rejection, ma comunque una rejection di venerdì. Ovviamente ci sono stati sicuramente i profit del venerdì, quindi può essere una rejection abbastanza fake. Non è indicativa di una possibile pullback, anche se sembra proprio il caso, ma comunque diciamo, il venerdì è un giorno a sé stante proprio per il profit taking, e quindi queste pullback sono abbastanza frequenti. Quello che posso vedere comunque è che abbiamo questo P-shape, come dicevo prima. P-shape è quando abbiamo gli ordini, la maggior parte degli ordini che sono verso l'alto del volume. Quindi abbiamo il POC, il value RLI molto vicini in alto. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo tradato, la maggior parte dei volumi si sono concentrati intorno a quest'area qua del 29,3 più o meno. Abbiamo provato a rompere e adesso abbiamo fallito. Quindi rispetto a quello che abbiamo detto in precedenza del framing day by day rispetto al POC, qui ci troviamo nella situazione in cui, se mettiamo lunedì il Nasdaq scende, rimbalza dal POC durante Londra, apriamo sopra il value high del giorno precedente, quello che mi aspetto e che voglio è un retest di queste zone, quindi value high, value low intorno al 29,3, 29,350, per poi proseguire bullish. Quindi questo è quanto riguarda il Nasdaq. Non faccio previsioni a lungo termine, anche se ho un sentimento sul Nasdaq prettamente bullish, perché come abbiamo visto, il COT è bullish, e per quanto riguarda il Nasdaq il setup ideale sarebbe, come ripeto, il CP sotto al 3,4%. Dov'è il testo qua? Ok, setup ideale è CP minore del 3,4%, e i retail maggiore dello 0,6%. Questo qui ovviamente darebbe un'idea, una conferma maggiore dell'eventuale scenario bullish e proseguimento bullish. Quindi terrò presente questi dati. E oltre a questi, sul Nasdaq io uso moltissimo anche il 10 years yield, che sono praticamente i rendimenti. Quindi durante la giornata del CP, quindi martedì, questo è il mio limite. Vediamo un attimo. Questo qua è il mio limite, intorno ai 4,4, 4,5. Se dovessimo avere durante i CP gli yield che superano, Madonna, che ho fatto? Gli yield che superano il 3, il 4,4, 4,5, ovviamente invaliderebbe tutta la mia teoria bullish sul Nasdaq, perché i rendimenti a 10 anni sono molto più forti di qualsiasi positioning e COT report che possiamo aver visto. Quindi durante il CP terrò molto presente il chart del 10 year yield, e vediamo se invece abbiamo uno scenario che durante il CP magari fa uno spike up ma continua poi a scendere. Questo validerebbe ancora di più la mia ipotesi che il Nasdaq potrebbe continuare a salire. Quindi mi aspetto una pullback lunedì, magari martedì in mattinata, e poi durante il CP avere una push bullish. Ok, analizziamo velocemente anche i Forex, soprattutto le coppie principali. Partiamo dall'euro-dollaro. Quello che possiamo vedere subito ad occhio è che abbiamo avuto una lunghissima fase di consolidamento, anzi in realtà siamo ancora in consolidamento, perché abbiamo avuto un fails breakout sopra.
e anche sotto c'è stato un false breakout, anche se non abbiamo preso questo swing low. Sul weekly al momento abbiamo creato questa V, quindi una forte reazione rialzista, creando questo weekly firewall gap che è stato testato e al momento quindi stiamo reagendo da questo firewall gap. Abbiamo anche un gap sul weekly, su questa candela, ovviamente questo sto utilizzando Wanda, può essere che su altri broker non esiste, però al momento quindi ci dà un'idea rialzista e probabilmente il prezzo è proiettato verso questo livello di liquidità qui in alto. Lo segniamo weekly liquidity target più piccolo, così si vede meglio. Questo weekly liquidity target. E andiamo a vedere il daily se ci dà confluenza con il weekly. Perché me va tutto indietro ogni volta? Ok, quindi abbiamo reagito da questa zona, stiamo venendo quindi un order flow al momento più rialzista, più bullish che bearish ovviamente. Qui abbiamo il nostro daily FVG, sì, FVG, quindi abbiamo weekly e daily bullish al momento, tutto mi fa pensare a un order flow al momento rialzista, anche se non è che abbiamo avuto un grandissimo momentum come per esempio in questa salita, il prezzo sta faticando, è tipo in decisione, sembra quasi un accumulo. Quindi io ipotizzo che questo weekly liquidity potrebbe essere un target a breve termine, quindi magari swippare questo high per andare a prendere questa liquidity. Ora da dove? Non credo, oddio, potremmo andare a prendere questo daily FVG, daily firewall gap, vediamo sul 4 hour se abbiamo qualcosa che potrebbe far reagire il prezzo. Sì, abbiamo un 4 ore qua, una bellissima candela a 4 ore bullish, quindi 4HFVG lo segniamo. Ne abbiamo un altro piccolissimo qua, lo segno, ma questo è veramente microscopico. Lo segno perché può essere, io sto su Anda, può essere che su un altro broker neanche ci sia questa firewall gap, quindi il possibile primo target, questo 4H liquidity, il primissimo target potrebbe essere questo 4H, da dove o possiamo andare direttamente, quindi come apriamo il mercato magari reagiamo da un livello, magari potrebbe essere un hour da qua sotto, oppure potremmo ritestare questo livello, questo FVG, e qua vedo che c'è anche un order block sicuramente a un'ora, dopo lo vediamo meglio, andare a prendere questa liquidità. Ovviamente dobbiamo aspettare i dati del CP, perché al momento ho analizzato prima i dati del il COT report per quanto riguarda l'euro, sono stati nuovi short 3893, i net long sono in calo. Questo che vuol dire che il flusso istituzionale il flusso istituzionale è comunque gli istituzionali stanno vendendo euro, è più ribassista. Ovviamente non vuol dire che leggiamo meno 3983 andiamo a occhi chiusi bearish, perché può essere che abbiamo un accumulation rialzista prima dell'eventuale possibile movimento ribassista. Quindi potrebbe essere questo livello di liquidità qua, potrebbe essere questo weekly che abbiamo visto in precedenza, e noi dobbiamo solamente andare flow with the market, quindi seguire l'order flow del mercato senza esporci troppo, soprattutto prima del CP. Ovviamente se il CP sarà sopra il 3,4%, quello che mi aspetto, CP maggiore del 3,4%,
Cosa vuol dire? Uguale USD forte, e di conseguenza tutte le coppie, Madonna, so dislessico, di conseguenza tutte le coppie contro il dollaro potrebbero vedere dei forti, o comunque dei prezzi a ribasso, quindi il GU, GBP, USD, e l'EUR USD, mentre per esempio l'USD Japan, dobbiamo vedere anche lo yen, potrebbe essere fortemente rialzista a questo punto, ma questo lo analizziamo dopo. Quindi in linea di massima quello che mi aspetto io è per almeno lunedì, tra lunedì e martedì prima del CP, che possiamo continuare long, andare a prendere liquidità più vicina, che potrebbe essere questo 4H o il weekly target, da dove ovviamente abbiamo un 4H qui, vediamo sul time frame a un'ora se ci dà anche, ma perché mi va sempre culo la luna? Ok, abbiamo anche un hour creato qua, e quindi abbiamo fondamentalmente tutti i time frame allineati per un order flow sicuramente rialzista. Quindi potremmo avere, ecco, questa è la pullback che avevo detto, ecco, potremmo ritestare questo hour che è legato anche a questo order block, anche se è un order block non potentissimo, perché la salita non è che ha rotto con grande intenzione questi high, anzi sembra al momento uno sweep, e potremmo vedere diciamo una pullback verso l'hour o verso il 4H, quindi sono da tenere in considerazione questi due livelli di prezzo al momento per la giornata di lunedì e martedì prima del CP. Ovviamente la tesi ribassista, diciamo neutrale ribassista, è se il CP sarà sopra il 3,4%, perché se il CP è sotto il 3,4%, quindi renderebbe il dollaro più debole, si potrebbe verificare uno scenario contrario, quindi potremmo continuare magari ad andare high, long, fino ad andare a prendere la liquidità del weekly che abbiamo visto. Ovviamente questo è uno scenario rialzista che vedo più per magari la sterlina, che poi analizzeremo, perché al momento, se guardiamo il grafico Euro GBP, lo stavo analizzando prima, ci troviamo in netto downtrend sull'Euro GBP e abbiamo reagito da quest'area, da questa resistenza, e abbiamo creato questa trend line liquidity qui, e al momento potremmo facilmente andare a prendere tutti questi low e probabilmente andare anche fino a questo swing low sull'Euro GBP. E cosa ci indica questo? Ci indica che la sterlina al momento è più forte dell'euro. Quindi sterlina più forte, se il dollaro dovesse essere debole, quindi se l'euro USD vogliamo proiettare un entry long, io sarei più propenso ad entrare sulla sterlina. Quindi dollaro debole, sterlina più forte dell'euro, scusate, è più probabile che la sterlina mi faccia un movimento rialzista più potente. Magari si muoverà anche l'euro in un trend rialzista, però in maniera più leggera della sterlina. La sterlina mi dà più confidence se dovessi entrare long, diciamo così. L'euro mi darebbe più confidence in questo momento se dovessi entrare short. Anche visti i dati diciamo, del COT. Quindi quello che io mi immagino sull'euro e quello che mi aspetto è che ovviamente controllerò e vedrò sempre relativamente a quello che succederà poi martedì con i dati del CPI, la mia ipotesi è che noi possiamo andare a prendere questa liquidità per poi flushare down e ritornare magari a dei livelli di prezzo, non lo so, non so dove potremmo andare a prendere addirittura, vediamo il 4 ore,
a ritornare su questi livelli qui, da dove è partito poi questo impulso iniziale. Quindi per l'euro lo scenario iniziale, per lunedì, martedì lo vedo abbastanza rialzista, perché è inutile, andare controtrend. Abbiamo il weekly, il daily, il 4 ore, tutto è rialzista al momento, quindi almeno verso questo swing high di liquidità io penso che sia un trade abbastanza, ehm, tra virgolette "telefonato". Se si dovesse verificare uno di questi 2 scenari, quindi A o B, proietterò, possibilmente verso un long. Ovviamente io non trado i forex, come ho già detto all'inizio, però valuterei questa situazione. Vedendo la sterlina, probabilmente avremo uno scenario simile, quindi in quel caso, come dicevo prima, in caso di long, mi focalizzerei molto di più sulla sterlina che sul dollaro, sinceramente. Analizziamo velocemente anche il GBP/USD. Proprio nel momento che stavo cercando di analizzare il mercato, ho letto questa notizia di Trump. I have read the response from Iran's representative. I don't like it, totally unacceptable. Questo è potenzialmente una preparazione per un flush down su tutte le coppie contro il dollaro, quindi l'euro USD e anche il GBP USD. Purtroppo questo, diciamo, conflitto in Iran non aiuta, diciamo, l'analisi tecnica può fare ben poco. Quindi teniamo presente la news che abbiamo, quindi in apertura di mercato potremmo veramente trovare dei flush down per poi eventualmente risalire, ma questa news sicuramente non farà bene. Vediamo cosa succederà in Asia questa notte all'apertura dei mercati, per poi ovviamente domani mattina avere un'idea un po' migliore di quello che potrebbe succedere. Quindi detto questo, la rimuovo per avere un po' di chiarezza nel grafico. Il sterlina dollaro è molto simile come chart a quello dell'euro SD. Le coppie fondamentalmente vanno di pari passo, ovviamente non simmetricamente. E vediamo che anche il GU, veniamo da abbiamo creato questo weekly fair value gap, non ci dimentichiamo che siamo ancora in questo consolidamento, quindi in una fase di consolidamento sul weekly, e abbiamo questo weekly FVG che sta molto in basso, e questa news di Trump mi fa venire in mente tante cose. E analizziamo il daily, segniamo questo swing hike come possibile liquidity target weekly liquidity. Anche andiamo sul daily, vediamo se il daily ci dà qualche altra informazione possibile. Quindi weekly abbiamo questo bug, quindi bullish. Il daily abbiamo un order flow chiaramente rialzista, con un bel movimento qui che ha lasciato fair value gap behind. Anche qui abbiamo ritestato, è stato aprile, diciamo, un po' Messi, no, il giocatore, Messi in inglese. Abbiamo questo FVG di nuovo qua che è stato testato il 4 maggio e il 5 ci ha dato il movimento bullish. Molto probabilmente possiamo andare a prendere questa liquidità. Come ho detto, i fondamentali sono molto più forti sul GU rispetto alle U, quindi è più facile che il GU possa arrivare a questo weekly liquidity. Come vediamo, infatti sta anche più vicino rispetto all'euro. Questo è il daily, segniamoci questi swing, quindi daily liquidity. Quindi veniamo dal weekly, abbiamo questo daily qua che è stato fondamentalmente rispettato, quindi candle 1, candle 2, e poi abbiamo spinto in alto. Non abbiamo avuto un follow through ancora, non è detto. Follow through significa che abbiamo un altro FVG che va a prendere il liquidity, il context fondamentalmente. Questo è il nostro context tight di tutto questo momento bullish, quindi mi aspetto che questo weekly liquidity
reagendo dal daily FVG possa essere raggiunto, magari durante Asia. Oddio, con la news adesso può essere che abbiamo questo flush, però analizziamo il mercato così com'è. Vediamo il 4 ore se ci dà delle indicazioni possibili. Quindi 4 ore, ok, abbiamo anche una bellissima V sul 4 ore. Oddio, il 4 ore non è che ci stia dando moltissime informazioni, perché abbiamo FVG down, up, quindi una netta fase di consolidamento. L'unica cosa è che abbiamo il weekly e il daily a nostro favore, abbiamo questo 4H qua, quindi questo 4H, 4H FVG, lo segniamo tanto per avere informazioni sul chart. Un hour, abbiamo un hour anche sul gold, sulla sterlina. Non abbiamo nessun hour sulla sterlina, abbiamo questo order block che fondamentalmente è stato già ritestato, abbiamo preso gli high, quindi il context è stato preso, abbiamo preso anche questi high. Questa è una situazione particolare. Come dicevo, lo scenario rialzista dipende anche dal GDP che abbiamo, mi pare, mercoledì sulla sterlina. Se il GDP, segniamocelo, il GDP ok, è maggiore dello 0,6% e il CP è minore del 3,4%, quindi il dollaro debole, il GDP forte, ovviamente lo scenario rialzista è quello più probabile, anche se abbiamo degli short in aumento, quindi da considerare short in aumento, e abbiamo un totale di 63.900 net short al momento, con più 6.250 short contro più 3.000 long. Quindi il posizionamento degli istituzional al momento è più sullo short. La sterlina sicuramente ha fondamentali migliori dell'euro. I dati, diciamo, dell'UK sono forti, più l'euro GBP, come abbiamo visto prima, è in discesa, anche se il COT è fortemente short. Questo potrebbe creare dei potenziali squeeze se i dati UK battono le attese mercoledì. Quindi è una situazione da monitorare, diciamo sterlina, da monitorare soprattutto per l'uscita dei dati di mercoledì. Potremmo veramente vedere un forte movimento rialzista per poi magari andare a fare un consolidamento e ritornare nei livelli di opening di lunedì, oppure addirittura oddio che è? Oppure addirittura continuare verso il nostro movimento bullish, verso eventualmente questi swing high che troviamo qua. Al momento quindi tutto dipende dal CP e dal GDP sull'UK. Come dicevo prima, se dovessimo ipotizzare dei movimenti long, io sarei più proiettato ad andare long sul GU piuttosto che sull'EU, mentre per gli short sarei più proiettato per l'EU. Quindi anche qui comunque abbiamo confluenze tutte rialziste, weekly, daily, 4A, 4H, quindi 4 ore. Immagino che questo daily liquidity possa essere il nostro target di liquidità. Abbiamo una forte reaction da questi livelli, quindi monitoriamo, perché può essere che stiamo a bottoming, a topping, quindi stiamo dando, diciamo, dei cazzotti ad un muro. Di solito quando tocchiamo tante volte una zona è molto facile che la rompiamo, perché abbiamo 1, 2, 3, 4, addirittura 4 volte, però prima di romperla potremmo avere una bella rejection. Quindi monitoriamo diciamo questo 4 ore, vediamo come il prezzo reagisce
soprattutto se andiamo prima a prendere la liquidità del daily, perché si potrebbe verificare la situazione in cui parte il mercato, prende subito liquidità, magari va diretto e poi inizia il flush. A questo punto, una volta che ritorniamo qua, dopo che abbiamo preso questa liquidità e abbiamo reagito di nuovo, dimostrandomi rejection ancora, questo 4 ore io sinceramente non lo considererei più una zona valida per continuare bullish, ma vorrei un'altra zona che possibilmente si possa creare. Quindi quello che voglio è che noi prendiamo questi high, rompiamo bene e poi continuiamo da qua sopra. Non mi piacerebbe il fatto che come prendiamo gli high ritorniamo giù. Questo sinceramente proietterebbe uno scenario più ribassista che rialzista. Quindi fondamentalmente bearish inizialmente sulla sterlina e poi secondo i dati del GDP potremmo avere una continuazione long o un flush down. Ricordandoci anche della news di poco fa di Trump, penso che stiamo accumulando per possibilmente andare di nuovo short, non so fino a che livello. Monitoriamo questo 4 ore perché se dovessimo andare su questo FVG prima di prendere la liquidità sarebbe diciamo una possibile opzione per andare long. Se invece andassimo prima a prendere liquidità, falliamo di espandere, quindi ritorniamo subito dentro, proietterei più le mie vedute sulla sterlina per possibili scenari short. Quindi questo è quanto sulla sterlina. Diciamo che dollaro, euro SD, GBP USD questa settimana sinceramente non è che mi fanno impazzire, proprio per via di questo consolidamento continuo e prolungato. Vedete questi move up, poi down, up, down, FVG sopra, sotto, quindi l'order flow non è proprio confermato, non c'è un momentum in una direzione, fa questi flush magari dovuti a news, però poi non c'è diciamo un proseguo del trend, quindi è tutto in fase di consolidamento, anche qua flush, poi ritorna, poi flush, poi ritorna, insomma è poco chiaro e fino a che è poco chiaro l'unica cosa a nostro favore, come dicevo, weekly, daily, for each. Al momento l'order flow sembra più bullish, ovviamente ci troviamo in un'area di forte resistenza dove il prezzo ha già reagito e fa fatica ad esplodere, quindi o rompiamo forte oppure reagiamo di nuovo da quest'area per poi definitivamente, possibilmente creare uno scenario bearish durante la settimana. Analizziamo ora l'ultimo, USD Japan. Stavo analizzando prima i dati del COT su USD Japan, ho visto, anzi sullo yen, ho visto moltissimi short che sono usciti il 5 maggio, 37.800 contratti, sono veramente tanti, non so da quant'è che non vedo un numero così elevato. Questo che vuol dire che stanno chiudendo contratti short sullo yen e ovviamente per chiudere devono riacquistare. Quindi potrebbe essere uno scenario bearish per quanto riguarda l'USD Japan, fortemente bearish. Però quello che stavo guardando sui grafici è che il 30 aprile, questa candela qua sul daily, abbiamo avuto questo flush importantissimo e poi sono usciti i dati il 5 maggio e il 6 maggio abbiamo avuto anche di nuovo questa candela bearish molto forte. Quindi i dati che abbiamo visto potrebbero essere non una predizione del futuro, ma quello che è già successo, quindi contratti che sono stati ovviamente sono usciti short, sono ovviamente stati riacquistati, perché per chiudere una posizione devi riacquistarla e sullo yen e questo ha influito negativamente sull'USD Japan. Detto questo, al momento ci troviamo secondo me, in una posizione decisionale, è solamente da monitorare. Io non voglio, diciamo, fare previsioni
perché abbiamo due scenari fondamentali. Uno è diciamo, un double sweep. Come vedete qui il 30 aprile abbiamo avuto uno sweep pipe del range, abbiamo chiuso fortemente sotto al range con una candela fortemente bearish, siamo stati 1, 2, 3 giorni sotto il range, abbiamo provato ad andare short, a continuare, abbiamo fallito, quindi qua questi livelli, vedete tutti questi spike, è una forte zona possibilmente di reazione per quanto riguarda l'USD Japan. Analizzando il daily, quello che possiamo vedere è che abbiamo questa FVG, anche se è piccola, qui, che è stata già ritestata durante la giornata di venerdì, ma non ha spinto il prezzo quasi per nulla, anzi proprio si è mosso pochissimo. Veniamo da un order flow sul daily ancora ribassista, perché abbiamo anche questa FVG, quindi l'order flow al momento è bearish per quanto riguarda il gol, anche se stiamo fallendo eh, ad andare più in basso. Quindi lo scenario mio, quello che vedo e che voglio aspettare, è basato soprattutto sul CP. Quindi l'USD Java io non lo toccherei fino all'uscita del CP. Perché se esce il CP, se il CP esce debole, il prezzo dovesse rompere questo livello a rialzo, quindi il 158, rientreremmo all'interno del range, quindi un movimento del genere. Per esempio, se rientrassimo qua, il mio target diventerebbe automaticamente bullish verso questo liquidity high, quindi è un doppio sweep, quindi uno sweep degli high e dei low con failure, diciamo, di proseguire low. Al momento l'order flow è più bearish sull'USD Japan. Queste sono solo tesi basate sul CP, quindi questa è la prima ipotesi. Se dovessi vedere che il prezzo rompe sopra il 158 e il CP fosse debole, eh, il mio target diventerebbe automaticamente questo liquidity hike. Mentre se il CP dovesse uscire forte e il prezzo non riesce a tornare sopra al 158, allora andrei short con la tesi anche, diciamo, del COT, e punterei come target al 155, che è questo swing low, e probabilmente scenderà anche sotto, probabilmente verso questi low. Quindi sono questi due scenari sull'SD Japan. E, per muovermi aspetterei ovviamente, perché mi spariscono le cacchio di cose qua ogni tanto, vabbè, non lo so dov'è. Aspetterei i dati del CP, quindi scenario 1, rompiamo sopra il 158, proseguirei. Se falliamo e magari ritestiamo questi high e creiamo un altro order flow, magari un FVG 1 hour, magari anche a 4 ore, bearish, potrei ipotizzare un proseguimento verso questi short e uno squeeze poi addirittura verso il 153. Quindi questi sono i due setup che io monitorerei sull'USD Japan. Diciamo che l'USD Japan al momento tra le tre, quindi tra l'euro, il GBP e l'USD Japan, mi focalizzerei sinceramente per questa settimana sull'USD Japan, perché è quella che ha un rischio rendimento possibile, visti i livelli di liquidità superiore a tutte le altre. Quindi diciamo che il COT, i dati del COT che abbiamo visto in precedenza, ci dà fondamentalmente quello che può essere il vento, il timing ce lo dà il grafico, quindi il grafico ci dà il timing. Al momento siamo in una fase di decisionale con gli short che abbiamo visto che sono degli short covering, ma la macro dipende ovviamente dai dati del CP. Quindi è uno scenario che io monitorerei e questi sono i due scenari possibili che potrei valutare. Andiamo a vedere il 4 hour al momento se ci dà delle indicazioni maggiori.
Vediamo un attimo. Quindi qui abbiamo detto che abbiamo un altro daily, facciamola un po' più piccola, daily. Il 4 hour al momento no, abbiamo più un flow bullish, quindi non ci sta dando grandi indicazioni. Quindi quello che mi aspetterei il CP sull'USD Japan, aspetterei il CP, non proverei a fare diciamo, dei trade pre-CP, soprattutto vista la news che c'è stata prima di Trump che potrebbe far scatenare l'inferno. Infatti monitorerò il titolo soprattutto in Asia perché potrebbe offrire un trade vantaggioso durante già l'Asia questa notte all'apertura del mercato. Scenario A e scenario B. Sopra il 158 con chiusura magari una candela hour, 158 con un order flow che vedo bullish. Per esempio già qua abbiamo il 4 ore che sta iniziando a creare un flow bullish. Se vedo che spinge alto sopra questi high, chiudiamo sopra, probabilmente per il resto della settimana e proverei a spingere il prezzo verso questo liquidity high, mentre se il CP fosse a svantaggio, quindi se il CP esce forte e il prezzo non riesce a tornare sopra il 158, ovviamente sfrutterei un possibile order flow bearish, quindi ho bisogno di almeno un 4 ore, un FVG a 4 ore bearish per poi potenzialmente entrare e vedere la mia possibile entry short. Quindi questo per quanto riguarda l'USD Japan. Spero che sia stato tutto chiaro e in bocca al lupo. Mi raccomando, sempre coscienza, mai overtrading e segnate tutti i vostri trade, le vostre emozioni ogni giorno perché è l'unico modo per poter veramente migliorare e prendere atto di voi stessi e del trader che siete e che volete diventare. Alla prossima, ciao.